Allora, come stai? Lanciamoci nelle news AI. Tra le notizie di questa settimana abbiamo McDonald's che lancia il suo chatbot. Sì, non è uno scherzo. Google che ammette di aver mentito sulle capacità del suo nuovo chatbot, Gemini, e una vera e propria esplosione di app AI che, indovinate un po', vi spogliano. Come al solito assicuratevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie IA. Inoltre iscrivetevi al mio nuovo Patreon per tutorial e aggiornamenti sulle competenze IA che contano nel mondo del lavoro. Quello che vedete a schermo è uno degli store automatizzati di McDonald's. Ve lo facciamo vedere perché la famosa catena di fast food sta sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale generativa per aggiornare il suo modello di business. McDonald's sta implementando l'IA di Google per realizzare aggiornamenti digitali, incluso un chatbot che fornisce agli impiegati dei ristoranti indicazioni sulla pulizia e la manutenzione delle attrezzature. Denominato Ask Pickles, il chatbot sarà addestrato su una vasta gamma di dati, dai manuali dell'attrezzatura specifica di McDonald's ai dati segnalati dai dispositivi operativi come friggitrici e sistemi di approvvigionamento. In questo modo offrirà agli operatori indicazioni immediate, potenzialmente aumentando la produttività in un settore dove ogni secondo è prezioso. A questo punto entro 5 anni i neolaureati dovranno trovarsi un nuovo sbocco lavorativo dopo l'università. L'enorme quantità di dati provenienti da oltre 50.000 ristoranti sarà utilizzata per addestrare Ask Pickles, al fine di continuare a ottimizzare i sistemi e le esperienze. Con oltre il 40% delle vendite dell'azienda provenienti dai canali elettronici, il colosso di fast food sta saggiamente incrementando la sua struttura tecnologica. Questa notizia arriva dopo che McDonald's ha avviato un nuovo punto vendita completamente automatizzato in Texas. Il test di automazione di McDonald's non elimina completamente il contatto umano o i lavoratori umani. Gli ordini interni invece sono stati completamente sostituiti da chioschi automatici, ma le persone preparano e consegnano ancora il tuo cibo. Mettete like se sperate che Ask Pickles risolverà finalmente la piaga delle macchine per il gelato di McDonald's costantemente rotte. I tecno-entusiasti sono in fibrillazione per il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, ma Google confessa di aver mentito sulle sue capacità. Sundar Pichai, CEO di Google, ha svelato Gemini, la risposta diretta dell'azienda a ChatGPT di OpenAI. Gemini è il risultato di un massiccio sforzo all'interno di Google per accelerare il lancio dei suoi prodotti di intelligenza artificiale, dopo che l'azienda è stata colta di sorpresa dal rilascio di ChatGPT. Gemini si articola in 3 varianti: Gemini Nano, progettata per dispositivi mobili, permette l'uso di IA direttamente sui telefoni senza dipendere dal cloud. Gemini Pro sarà il motore dei servizi AI di Google, incluso il famoso Bard, con capacità simili a quelle di ChatGPT 3.5. Gemini Ultra, infine, è la versione più avanzata, destinata a competere direttamente con ChatGPT e il suo rilascio è previsto per l'inizio 2024. Insomma, non è ancora stato rilasciato e sono già confuso sulla versione da utilizzare. Tuttavia emerge una controversia. Un video di Google che illustra le capacità di Gemini è stato rivelato essere in parte falso. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. Il video mostra una conversazione vocale con Gemini mentre identifica dei disegni in tempo reale. Smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. Questo video è stato infatti editato e pare non fosse basato su una reale interazione vocale. Google ha ammesso la manipolazione del video, sollevando dubbi sull'effettiva superiorità di Gemini rispetto a GPT-4. Malgrado questi dubbi, le potenzialità intrinseche rimangono innegabili. La vera sfida sarà trasformare le attuali interazioni statiche in un'esperienza interattiva e coinvolgente in tempo reale, pari, se non superiore, alla dimostrazione fornita da Google nel suo video. Chi riuscirà in questo intento vincerà la corsa IA. Nonostante il fiasco relativo alla manipolazione del video di Gemini, Google può vantare 2 significative conquiste che sono passate quasi inosservate. Gemini rivela un vantaggio unico per Google, che ha addestrato l'IA su chip progettati internamente. Una mossa che potrebbe sfidare il monopolio del chip maker Nvidia in questo campo. Infatti, tutte le grandi startup AI come OpenAI, Microsoft e Anthropic dipendono al momento dai chip Nvidia che detta prezzi e disponibilità sul mercato.
La seconda vittoria per Google è l'integrazione di soluzioni AI su smartphone. Il modello Gemini Nano è stato ottimizzato per i dispositivi mobili, come il Google Pixel 8 Pro, in modo che gli sviluppatori Android possano facilmente creare app e funzioni AI che funzionano offline o utilizzare informazioni personali conservate in privato sul dispositivo, il tutto senza accedere al cloud. Cosa vi aspettate da Gemini Ultra? Scrivetecelo nei commenti e iscrivetevi per rimanere aggiornati sulla competizione tra i giganti AI. L'Europa diventa il primo continente al mondo a stabilire regole chiare per l'uso dell'intelligenza artificiale. Dopo una lunga maratona di discussioni in Parlamento, i funzionari dell'Unione Europea hanno raggiunto il primo accordo che stabilisce un quadro legale completo per governare i sistemi di intelligenza artificiale. I dettagli dell'accordo meritano attenzione. I funzionari dell'UE hanno concordato un approccio legale che si adatta dinamicamente a 2 livelli di rischio IA. Il primo riguarda requisiti base di trasparenza per tutte le AI a uso generale, come ad esempio ChatGPT. Il secondo invece riguarda requisiti più stringenti per modelli con un potenziale di rischio più alto, come ad esempio i deepfake. Questa differenziazione è essenziale per bilanciare innovazione e sicurezza. Le nuove regole includono severe restrizioni sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale e divieti sull'uso dell'IA per l'assegnazione di un punteggio sociale, come il sistema di credito sociale cinese. È vietato anche l'uso dell'IA per manipolare e sfruttare coloro che sono vulnerabili a causa della loro età, disabilità o situazione economica. Le aziende che non rispettano queste regole saranno soggette a multe fino a 35 milioni di euro, oppure il 7% del loro fatturato globale. Avevo in mente di lanciare un paio di startup AI, ma visto questo continuo cambio di leggi mi sa che continuerò a lavorare per la gloria. Essere i primi è sempre meglio? Le startup europee ora si trovano di fronte a un panorama molto impegnativo, poiché le nuove normative richiedono risorse legali ed economiche significative. Le nuove regolamentazioni rappresentano una sfida per le start-up europee, che ora devono destreggiarsi in un panorama legale ed economico decisamente molto più complesso. Pensi che queste leggi si adatteranno bene ai veloci progressi dell'IA? Faccelo sapere nei commenti e iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sul panorama legale IA. Le app IA per svestire le persone sono diventate virali. TikTok e Facebook hanno bloccato le parole chiave undress e altri termini correlati all'atto di svestire sulle loro piattaforme, come misura preventiva contro la diffusione di applicazioni e servizi di undressing. Le app e siti web che utilizzano l'IA per creare immagini nude di donne senza il loro consenso stanno crescendo in popolarità, con 24 milioni di visitatori solo a settembre. Ora che undress è vietato, dovrò cancellare il mio tutorial su come togliersi i guanti in modo seducente. Negli Stati Uniti non esiste una legge che vieti la creazione di questo tipo di deepfake, sebbene il governo proibisca la generazione di immagini di minori. I deepfake non consensuali sono un problema in crescita che pone serie sfide legali ed etiche, poiché le immagini sono spesso prese dai social media e distribuite senza la conoscenza o il controllo delle soggette. Se qualcuno minaccia di diffondere le tue foto intime, rispondi semplicemente: sono fake, fatte con l'IA. Così crolla l'intero mercato del ricatto fotografico. Volete rimanere aggiornati su questioni etiche e AI come questa? Iscrivetevi e lasciate un like a questo video. Iscrivetevi al mio nuovo Patreon per tutorial e aggiornamenti sulle competenze IA che contano nel mondo del lavoro. Se siete appassionati irriducibili di AI, continuate ad ascoltare. AI Garden, in qualità di organizzazione no profit, ha pensato proprio a voi. In data sabato 16 dicembre verrà offerto un corso di formazione interattivo sull'intelligenza artificiale. Ideale per chi desidera approfondire e scoprire i segreti di un settore in rapidissima crescita. Il tutto con uno spirito di condivisione e senza fini di lucro. Ma non è tutto! Dopo questa esperienza formativa avrete anche l'occasione di rilassarvi e scambiare idee con tanti altri appassionati durante un aperitivo a buffet. Se sentite che questa iniziativa fa per voi, vi invito a scoprire ulteriori dettagli e registrarvi attraverso le piattaforme Eventbrite, Meetup e Camom. Trovate tutti i link in descrizione. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di crescita e networking. Vogliamo ringraziarvi di cuore per aver guardato il nostro video fino alla fine.
Lasciate un like se avete trovato i contenuti interessanti e stimolanti e seguiteci sui nostri profili social. Alla prossima settimana con altre notizie dal domani.